Oggi vi porterò a provare questa barca, l'Oceanis 34, l'ultimo modello della Beneteau, il modello del 2022, presentato nel 2022. Seguitemi. Siamo partiti questa mattina da Marina Cala de Sardi, il marina più verde d'Italia. Tra poco vi faremo vedere qualche immagine, perché lì c'è il centro prova Beneteau gestito dalla NSS Yachting. Loro hanno due centri prova, qui a Marina Cala de Sardi in Sardegna e un altro in Toscana a Marina Cala de Medici. Da lì siamo venuti qui nell'arcipelago della Maddalena, 2 ore di navigazione, e abbiamo trovato questi posti meravigliosi. Siamo venuti qui per provare questa barca qua, l'Oceanis 34.1, l'ultimo modello della Beneteau, il modello 2022. Ve la faremo vedere fuori, ve la faremo vedere dentro e vi spiegheremo nel particolare come è fatta la barca, quindi infine l'andremo a provare sotto vela. Seguitemi, andiamo a conoscerla. Oceanis 34.1, il modello che esce nel 2022 e fa parte della nuova generazione dei modelli Beneteau che nasce nel 2017 con l'Oceanis 51.1 e porta nel mercato delle barche a vela una grande novità: lo spigolo sullo scafo a prua, perché lo spigolo sullo scafo già c'era, partiva da poppa e si fermava qua. Dall'Oceanis 51.1 invece lo spigolo continua e arriva fino all'estrema prua. Da lì poi l'hanno preso tutti i modelli di questa gamma, ma l'hanno preso anche tutti gli altri cantieri. L'abbiamo detto più volte, lo spigolo sullo scafo a prua fa sì che la volumetria della zona prodiera si ingrandisca molto, perché nella parte bassa io riesco a rendere più ampio il piano di calpestio, per cui ho maggior volume, anche qui nella parte della dinetta in effetti. L'Oceanis 34.1 ha uno scafo di 9,99 m, quindi è un natante, caratteristica molto importante, e va a sostituire quello che era l'Oceanis 35.1. E proprio in questa sostituzione noi andiamo a vedere come la Beneteau abbia cambiato completamente la sua idea su quello che doveva essere la barca. L'Oceanis 35.1 era una barca completamente orientata alla comodità, quando invece questa è una barca più portata alle prestazioni. È chiaramente sempre una barca comoda, perché sennò non sarebbe venduta, ma è una barca comoda, molto comoda, ma che cammina anche molto bene a vela. Andiamo a vedere due particolari. L'Oceanis 35.1 aveva il roll bar che stava alla fine della tuga. Quel roll bar mi obbligava a prendere il bomo e portarlo a questa altezza qua, ma avendo il bomo a questa altezza qua quasi sempre montava l'avvolgiranda, perché poi andare a lavorare su una randa steccata con il bomo a questa altezza era veramente molto faticoso. Quindi avevo una randa di 27 metri quadri punto 5, quando questa, che ha il bomo molto più basso e come vedete rimane molto più semplice andarci a lavorare, ha una randa di 31.5, circa il 20% in più, per cui tanta superficie velica in più, e stiamo parlando solo del piano velico standard. La cosa che invece aveva in più l'Oceanis 35.1 era il baglio massimo. Aveva un baglio massimo di 3,72 m, quando invece il baglio massimo di questa barca è 3,57 m, per cui è decisamente più stretto, è 15 cm più stretto. Però Marc Lombard, che è il disegnatore della barca, che ha disegnato le linee d'acqua, invece coperte e stile interno, e gli interni l'hanno fatto lo studio di Milano Nauta Design, Marc Lombard, dicevo, ha deciso invece di contenere il baglio, proprio probabilmente per puntare sulle prestazioni. Baglio che però, attenzione, rimane il baglio più importante di tutta la categoria natanti. Detto questo, io andrei a vedere la barca punto per punto, partirei da prua e arriverei fino all'estrema poppa. A prua la prima cosa che notiamo è il triangolo. Il triangolo di prua è veramente molto grande, molto spazioso, siamo sempre su un 9,99 m. L'altra cosa è il gavone
della catena, delle ancore, un gavone molto voluminoso, ma ha un piccolo problema: la tavola che deve andare in obliquo per far scendere la catena nel pozzo non è molto inclinata, è un pochino piatta. Perché questo? Perché se fosse molto inclinata andrebbe a rubare volume nella cabina di prua che gli sta proprio sotto, non si poteva fare. Per cui hanno dovuto trovare un compromesso, vi ricordo che la barca è sempre un compromesso, per cui rialzare un pochino l'angolo. Che succede? Che in alcune situazioni quando tiriamo sulla catena questa si può accumulare e non scivola facilmente, per cui bisogna dargli un aiuto, ma siccome la tavola è veramente molto grande è difficile che salga fino ad arrivare a disturbare il vericello elettrico. Un secondo problema lo troviamo qui sul musone delle ancore. Il musone dell'ancora, come vedete, non è parallelo all'imbarcazione, è asimmetrico, guarda a sinistra. Che succede? Quando io ho molto vento, la catena guarderà a sinistra mentre la barca guarderà da un'altra parte, e questo non funziona perfettamente perché il musone verrà tirato di lato, perciò verrà sforzato. Ma è un problema che io risolvo molto facilmente. Una cima su questa calloccia, una cima su quest'altra calloccia, le due cime vanno a un anello della catena. Una volta che le ho messe, mollo il vericello, mollo 1,5 metri di catena, tutta la forza si scarica sulle due cime. Ottengo due cose: ottengo che la catena si metta in asse con la barca e ottengo soprattutto di scaricare il vericello elettrico, per cui garantisco una vita più lunga al mio vericello elettrico. Da qui poi ho la tuga è piuttosto grande, ho molto spazio per potermi sdraiare. E adesso andiamo a vedere a mezza nave cosa trovo. Nelle altre barche le sartie sono appena a poppa via dell'albero, invece qui sono molto spostate a poppa via. Perché questo? Perché Marche Lombarde ha deciso di non mettere gli stralli di poppa. Se voi vedete, la poppa non ha stralli, per lasciare completamente libero l'accesso alla piattaforma di poppa. Però io l'albero comunque lo devo sostenere. Allora cosa ho fatto? Ho fatto le crocette molto acquartierate, cioè che guardano molto indietro, ha spostato le sartie indietro. Queste sartie adesso reggono l'albero sia trasversalmente che nel senso longitudinale, fanno la funzione praticamente dello strallo di poppa. Io mi concentrerei un attimo sul boma, facendovi notare che il boma è molto basso, e questa è una cosa molto importante perché col boma basso io riesco ad andare a lavorare sulla mia randa, invece un boma alto non mi permette di farlo, per cui un grande punto a favore della barca. E adesso andiamo a vedere in pozzetto invece cosa trovo. Come vi avevo detto prima, il passavanti è piuttosto largo, è molto comodo per arrivare in fondo al pozzetto, e quando arrivo qua trovo un pozzetto veramente molto grande. Pozzetto grande dominato da questo tavolo, un tavolo che se io apro l'anta, come vedete, può ospitare con una certa comodità 6 persone, 3 da una parte e 3 dall'altra. Intelligente i portabicchieri. Poi noto il gavone, ho un gavone sotto la panca di sinistra, un gavone abbastanza grande, come vedete, ma non ho gavone sulla panca di dritta, perché qua sotto hanno lasciato tutto lo spazio per la cabina di poppa. Quello lì invece è la parte dove la terza cabina scompare. Nella versione a 2 cabine qui la cabina non c'è più, e questo gavone diventa addirittura enorme perché va fino giù in fondo. Io vi volevo far notare una cosa che secondo me è molto intelligente, questa cosa qui. Normalmente fino a qualche anno fa questi oblò qui erano messi qua, che è il posto giusto per garantire il flusso d'aria. Poi per una questione estetica sono migrati in questa posizione, ma qui quando arriva il flusso d'aria va sopra, non entra nell'oblò. Soprattutto se io apro questo oblò in questa maniera, il flusso d'aria fa proprio di questo, sale e se ne va, e dentro l'oblò non entra niente. Allora, molto intelligentemente Nauta Design l'ha capovolto, l'ha semplicemente girato, l'ha fatto aprire in questo modo, in modo che quando il flusso d'aria arriva batte sullo sportello e entra dentro, e io garantisco una certa circolazione d'aria alla cabina di poppa, cosa che è essenziale. D'estate, quando fa molto caldo, la circolazione d'aria nella cabina è una cosa essenziale. E adesso spostiamoci a poppa.
A poppa io la prima cosa che vedo è questa seduta del timoniere, si alza, alzo questa, alzo quella, mi si apre tutta la poppa che va in comunicazione con la piattaforma da bagno, che come vedete è molto grande e molto ben definita anche, solida, ma proprio perché è solida è un pochino pesante. In questa versione manuale, quando io devo tirare questa per tirarla su, un po' di fatica la faccio. Un'altra cosa che noto e che a me è piaciuta molto è questa: la posizione della zattera autogonfiabile. La zattera autogonfiabile tante volte io la trovo dentro i gavoni e mi sembra un'assurdità, perché avete visto quanto è grande, no? Quella pesa 35-40 kg. Tirarla fuori da lì, sollevarla per poi portarla in acqua è un lavoro non da poco, non tutti ce la fanno. Invece in quella posizione io non la sollevo, la trascino sulla piattaforma da bagno e la getto in acqua e il gioco è fatto. Al fianco dello spazio che contiene la zattera autogonfiabile poi trovo questi due sportelli, 1 e 2, che danno accesso al gavone di poppa, un gavone molto grande, ma da usare con cautela, perché qua dentro ci sono tutti gli elementi della timoneria, per cui se noi mettiamo degli oggetti, specialmente oggetti grandi, alla rinfusa, rischiamo che questi vadano a interferire con il buon funzionamento della mia timoneria. E adesso io andrei a vedere cosa trovo invece sotto coperta. L'Oceanis 34.1 è offerto in due versioni, versione 3 cabina, che è questa qua, vi ricordo questa è una barca della NSS Charter, quindi è una barca che fa parte d'estate della flotta charter e d'inverno invece è uno dei modelli che potete provare nei due centri prova che loro hanno. Perciò questa è 3 cabine, 2 cabine di dietro, cabina davanti, un bagno. L'altra versione invece è la 2 cabine, che forse è quella più venduta ai privati, perché ha una cabina di prua che poi vedremo molto bella, questa cabina di poppa molto importante e il bagno che qui nella versione 3 cabine non ha il box doccia, nella versione a 2 cabine invece ruba un pochino di questo spazio e ottiene il box doccia, che è una cosa importante perché dà una bella comodità in più. Abbiamo visto le cabine, un altro punto importante e molto ben studiato è la cucina. Come vedete una cucina piuttosto grande, una cucina ad L, per cui una cucina da navigazione, con questo bordo che serve a non far cadere le cose, ma serve anche da tienti bene nel momento in cui sono qua sotto. Ho una cucina a 2 fuochi con il forno basculante, piano di lavoro, grande frigorifero, lavello, ma soprattutto la cosa importante, ho questa stipetteria, stipetti sopra, stipetti sotto, mensole. Questa è una cosa importante perché se io voglio cucinare devo avere diverse cose a portata di mano e qui io riesco ad averle, per cui una cucina ben studiata. Importante una cucina dove io preparerò i miei pasti che andrò a servire su questo tavolo centrale che una volta che ha le ante aperte diventa un tavolo molto grande e può accomodare facilmente tra le 6 e anche le 7 persone. I divani sono a pullman, uno contrapposto all'altro, sono grandi per cui possono diventare all'occorrenza anche 2 cuccette d'emergenza. E ho il tavolo da carteggio, un tavolino piccolino a scomparsa con tanto di svuotatasche, di gavoncino sotto il tavolino. L'ultima parte da andare a visitare è la prua. Questa prua grande, ricordiamo che siamo su un 9,99 m, su un natante, per cui la barca di lunghezza non è particolarmente grande. Questa cabina invece lo è veramente una bella cabina con un letto a V molto profondo, un bell'armadio nascosto dietro una delle porte e delle mensole dove poter riporre le nostre cose. E con questo io dico, penso che abbiamo visto un pochino tutto quello che riguarda gli interni, le rifiniture, le vedete anche voi, sono rifiniture a un buon livello. Io direi che potremo uscire, fare ancora un pochino di navigazione traendo le conclusioni di tutto quello che abbiamo visto sino ad ora. Adesso invece andiamo a provare la barca. Simona è stata gentilissima, puoi anche lasciarmelo, grazie Simona. Mentre noi stavamo sotto a vedere gli interni, lei ha preparato la barca, armato le vele e cominciato a navigare.
Allora, la prima cosa da vedere qui è questa qui, guardate. Ecco, così. Se voi vedete, il timone è fermo, la barca va assolutamente dritta. Cosa vuol dire questo? Che la barca è ben equilibrata, le vele in questo momento stanno messe bene, questo grazie a Simona, ma è anche vero che la barca di per sé stessa ha un buon equilibrio, per cui io non devo stare a correggerla in continuazione e questo fa sì che io non devo stare ad aprire la pala in continuazione, quindi rallentare. Ma vuol dire anche che il mio pilota automatico lavorerà poco, per cui consumerà poche batterie e si consumerà anche lui molto di meno. Perciò questo è un ottimo punto a vantaggio della barca. Parliamo del piano velico. La barca in questo momento ha un fiocco autovirante di 17 metri quadri e una randa semisteccata di 31,5 metri quadri. Un piano velico non particolarmente importante, ma più che onesto per farci camminare abbastanza bene. Quanto vento reale abbiamo in questo momento? 7 nodi, ok, e stiamo facendo 4,2, per cui la barca va molto bene, si comporta molto bene per essere chiaramente una barca da crociera con un autovirante. Se invece volete di più da questa imbarcazione, dovete prendere il piano velico che si chiama First Line, dalla gamma First, la gamma più di barche più performanti della Beneteau. Quel piano velico lì ha circa il 40% di tela in più, per l'esattezza il 39% di tela in più, quindi tanta roba, e la barca chiaramente si comporta in maniera diversa. Noi questa barca l'abbiamo provata anche ieri mattina con un parasailor. Nel trasferimento che ci ha portato da Cala dei Sardi a qui, adesso qui ci troviamo nell'arcipelago della Maddalena e ci sono un paio di ore di navigazione per arrivare qua su, noi l'abbiamo fatte con il parasailor. Prima l'abbiamo provato e poi siamo saliti. Io l'ho voluto provare perché penso che sia una vela particolarmente indicata per barche come questa e soprattutto per fare i trasferimenti, perché come vedete non porta randa, c'è solo questo parasailor, la vela è estremamente stabile, abbiamo fatto tutta la navigazione col pilota automatico, non c'è bisogno che ci sia nessuno al timone come quando accade con il gennaker o con lo spinnaker, ed è una vela che tirando sulla prua, tira leggermente sulla prua della barca, non permette alla barca né di strapoggiare né di straorzare. Quindi una vela interessante. E con quella vela lì, con 8,8 nodi di vento reale, facevamo 5,7, per cui anche una bella velocità, una velocità piuttosto sostenuta per fare un trasferimento di quel tipo. Ora, l'altra cosa, abbiamo detto, già ve l'ho detto prima, il boma è basso, quindi è un boma dove si lavora facilmente. L'autovirante, il consiglio è, se dovete comprarla, prendete l'autovirante, perché l'autovirante è una cosa senz'altro molto comoda. Se voi siete a bordo con la famiglia e siete gli unici a saper portare la barca, l'autovirante vi cambia la vita. Però non rinunciate a prendere le rotaie e il consiglio è il Genoa, questa monta un Genoa 105%, non lo prendete dal concessionario, fatevelo fare dal velaio, fatevi fare una bella vela. Considerate che le vele, se sono buone, è come se voi metteste un motore più potente sulla barca, la barca vi cambia da così a così, per cui fatevi fare un bel Genoa al 105% e casomai anche un Code Zero o appunto un parasailor. E io penso che vi abbiamo detto un pochino tutto della barca. Vi ricordo che questo è un video della serie SVN Onboard, non è una prova in mare, questa è una presentazione della barca. Se invece volete leggere la prova in mare, dovete andare al link che si trova nella pagina di descrizione sotto il video. Da quel link scaricate la vera e propria prova in mare con tutte le nostre osservazioni più tecniche. Ringrazio Simona Pasqua, grazie Simona per averci aiutato con la gestione della barca, ringrazio il gruppo NSS per averci dato la barca e ci hanno dato anche quel catamarano laggiù che ci fa da barca appoggio e da alloggio. Prima di concludere vi ricordo che è aperto sul nostro canale YouTube la sezione abbonati, andate a visitarla, è una sezione molto interessante perché noi mettiamo alcuni video che poi andranno in libera visione, qualche mese prima vengono offerti agli abbonati, ma altri video
sono studiati e fatti solo esclusivamente per i nostri abbonati e sono quelli un pochino più tecnici, per cui andate a vedere se c'è qualche video che vi può interessare e spero che diventerete nostri abbonati. Detto questo, vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.